amici del bosco, oggi vi faccio vedere come gestisco le erbe spontanee al bosco di Ogygia che, come vedete, non mancano e sembrano essere proprio le dominatrici del campo. Questa è gramigna. Fin dall'inizio del progetto del bosco di Ogygia ho pensato di dare spazio alle erbe spontanee che non sono mai mancate, però con il tempo ho acquisito esperienza e conoscenze che mi permettono di sfruttare questa forza della natura anche a beneficio delle coltivazioni. Le erbe spontanee in certi momenti dell'anno sembrano proprio sopraffare l'orto, ma ci sono diversi modi per gestirle e valorizzarle. Allora vediamo uno schema durante l'arco dell'anno su come gestisco le erbe al bosco di Ogygia. Questa è una delle situazioni che mi vengono più contestate a volte, perché vedere dell'erba così accanto all'orto non è comune, ma in realtà tutto questo ha un valore molto importante. Se vi dicono di tagliare l'erba, vi dicono che il vostro orto è troppo disordinato, fategli vedere questo video. L'ho fatto proprio per sostenere i difensori delle erbe spontanee. Nei mesi di gennaio, febbraio e in parte anche a marzo le erbe si comportano in maniera molto tranquilla. Nel mio orto sono presenti in tutte le parti non coltivate, ma in gran parte anche nell'orto. Crescono poco in questo periodo e costituiscono in molti casi anche un raccolto interessante che va a integrare quello dell'orto. Ma è molto importante la presenza delle erbe, quindi non vogliamo assolutamente il suolo scoperto, perché aiutano la rigenerazione del suolo. Infatti è proprio in inverno, nelle zone dove non fa troppo freddo, ma in Italia insomma sono poche le zone così, è proprio nell'inverno, dicevo, che tutte le radici insieme ai microrganismi presenti nel suolo aiutano la rigenerazione della terra. Quindi è un mese particolarmente attivo nel sottosuolo e la fertilità del nostro orto dipende in gran parte da cosa succede in inverno. A marzo, ad aprile e a maggio le erbe spontanee esplodono e lo vedete cosa sta succedendo intorno a me. Ecco, in questo periodo dobbiamo intervenire. Se abbiamo un orto dobbiamo intervenire in qualche modo. Le piante crescono velocissimamente e ogni giorno vediamo cambiare il paesaggio. Se avete un prato vi potete permettere di lasciarlo incolto, è bellissimo vedere crescere le piante, svilupparsi, arrivare fino alla fioritura. Un prato fiorito è una delle cose più belle che ci siano, ma tutto questo lo possiamo fare soltanto in casi particolari. Se abbiamo un orto, intorno all'orto in questa fase è proprio necessario intervenire, altrimenti le piante spontanee sommergeranno tutto. Qui siamo vicino all'orto e ci sono un sacco di piante commestibili, soprattutto si vede bene la piantaggine, c'è anche un po' di cicoria, e qua però ci sono altre piante che hanno una crescita più alta, crescono più in alto. E allora io che vado a fare? In alcuni casi vado proprio a fare dei tagli di selezione, vado a abbassare le piante più alte in modo da lasciare luce e spazio e possibilità di sviluppo alle piante che mi interessano. Nel caso della piantaggine adesso ci stiamo avviando verso la fioritura e questa parte qua, la spighetta, prima che si apra, è interessante da portare a tavola. Quando tagliamo l'erba, se sappiamo riconoscere le piante commestibili, abbiamo un grande vantaggio, perché riusciamo a lasciare loro poi andranno a seme, come nel caso della piantaggine che sta per fare la fioritura, e quindi saranno proprio queste piante a prevalere sulle altre, quindi l'anno successivo avremo ancora di più piante commestibili. La piantaggine, tra l'altro, è una delle erbe che trovate nel libro Erbe spontanee che abbiamo realizzato insieme a Watechi, un libro che serve proprio per imparare a riconoscere le erbe. Se l'avete già preso, lasciateci una recensione. Io dall'inizio della mia storia nel bosco di Ogygia ho visto cambiare tantissimo il tappeto erboso, è aumentata tantissimo la fertilità e lo vedo dalle piante che ci crescono. Dall'analisi delle erbe che crescono in un terreno riusciamo a capire molte delle sue caratteristiche, quindi anche se ci sono delle carenze, se ci sono degli elementi particolari, qual è il pH, insomma le piante, approfondendo la loro conoscenza, ci danno tante informazioni utili. Come taglio le erbe? Nelle zone un po' più neutre intervengo anche con il decespugliatore, mi permette di fare molto più velocemente e insomma un po' più il controllo della situazione. Ma quando sono vicino all'orto, vicino a piante particolari come in questo caso i carciofi, utilizzo anche la falce, quindi utilizzo molto la falce a mano. Tra l'altro ha il vantaggio di avere un taglio che mi lascia l'erba in una condizione tale che poi posso utilizzare più facilmente per esempio delle pacciamature o per fare del compost. Metti un bel like e fai vedere questo video al tuo vicino che fresa il terreno ogni mattina. Come vedete non sto tagliando l'erba a zero, non vado proprio addosso alla terra,
Tra l'altro in questo modo le permetterò di crescere ancora e quindi avrò più materia organica a disposizione, ma poi non lascio scoperta la terra, perché soprattutto quando fa caldo avere sempre un po' di copertura permette di mantenere più fresco il suolo e quindi di aiutare anche le radici delle altre piante a stare bene. Quando tagliamo le nostre piante spontanee intorno alle piante coltivate, stiamo dando uno stimolo importante anche alla crescita appunto delle piante che vogliamo raccogliere. Questo perché quando la pianta viene tagliata ha necessità di rigenerarsi velocemente e quindi manda un messaggio al suolo e a tutti i microrganismi che ci vivono per metterle a disposizione le sostanze nutritive. Quindi c'è un aumento dell'attività microbica perché vengano trasformati i componenti del suolo a beneficio della crescita delle piante. Di questi elementi quindi beneficeranno le piante spontanee che ho tagliato, ma anche le piante coltivate. Quindi tagliando l'erba io stimolo anche la crescita delle piante che stanno intorno. L'erba che taglio può diventare anche immediatamente pacciamatura che vado ad aggiungere qua, come ad esempio in questo caso sulle cipolle. Nelle aiuole dove devo andare a coltivare le erbe le taglio più a fondo possibile. In alcuni casi può venir via anche la radice, come può succedere per esempio con la gramigna, però comunque si possono lasciare le radici nel suolo. Poi dovremo gestire successivamente la crescita delle piante. Mi serve un suolo ben scoperto per poter utilizzare bene uno strumento per arieggiare, quindi una grinetta e una forcavanga. Li potrò infilare proprio perché il suolo è abbastanza scoperto. Quindi soltanto nelle aiuole coltivate io vado proprio a tagliare a zero le piante, altrimenti lascio sempre qualcosa perché possano svilupparsi di nuovo. Questa è gramigna, una pianta molto particolare e poco amata da chi fa l'orto. Ecco, quando la troviamo così si può anche estrarre in parte la radice, quindi liberarsene. La gramigna si sconfigge soltanto in un modo, ovvero aumentando la materia organica del suolo, migliorando la sua struttura, migliorando la sua fertilità. La gramigna è una pianta che interviene quando il suolo ha della sofferenza, quando è troppo compattato, quando è povero. Se il suolo sta bene non avremo questa pianta. Questa radice adesso io la lascio al sole, in questo modo si essiccherà. Ma se viene spezzettata e rimane nella terra, e questo succede per esempio se si fa una lavorazione con una motozappa, ogni pezzettino, ogni segmento darà vita a una nuova piantina. Questa è un'altra pianta che d'estate può dare molto fastidio nell'orto, è il convolvolo. Ora lo vediamo piccolino ma cresce molto e si arrampica anche sulle nostre piante coltivate e quindi può togliere loro la luce e quindi magari strappare non guasta, anche se effettivamente non vada ad eliminare tutta la radice, quella rimane sotto e crescerà ugualmente, ma intanto ho ritardato la sua crescita. Per contenere la ricrescita delle piante spontanee uso la pacciamatura, una bella copertura di fieno, di paglia, quindi insomma di sostanza organica non viva, mi aiuta a tenere più scuro il suolo e quindi a dare meno vigore alle piante che cresceranno. Tra un po' però cominceranno a spuntare e quindi io farò dei passaggi, li taglierò semplicemente senza andare a fare troppi danni per contenere la loro crescita, soprattutto finché le mie piantine sono piccole. Man mano che le piante crescono probabilmente anche l'erba prenderà il sopravvento ma non farà più grande danno. Con il decespugliatore adesso vado a tenere bassa l'erba lungo il vialetto che sta crescendo molto a ridosso delle mie colture, quindi vado a fare comunque un lavoro molto delicato perché devo stare attenta a non colpire in questo caso i fagioli che stanno spuntando. Qui vedete per esempio delle macchie di erba tagliata invece delle zone dove l'erba è ancora alta. Cerco di intervenire anche a livelli diversi, cioè taglio più o meno profondamente. Tra l'altro nell'erba alta trovano rifugio tantissimi insetti e anche altri animaletti, quindi lasciare delle zone di erba alta è molto importante per tutta la biodiversità. Vieni qua, ti faccio vedere l'esempio della Lippia nodiflora. Questa è una piantina molto interessante perché crea dei tappeti. Non era direttamente nel campo, sono io che ho portato qualche piantina e poi è partita. In questo momento, cioè fino a qualche giorno fa, risultava completamente coperta dalle erbe alte. Ho cominciato ad intervenire con i miei tagli e quindi a questo punto io avrò questo nuovo prato molto più basso, tappezzante, che mi terrà coperto il campo durante l'estate. Tra l'altro la Lippia è molto resistente alla siccità e fa delle bellissime fioriture che piacciono alle api. Qual è la situazione delle erbe spontanee in estate?
estate, tra giugno, luglio e agosto. Il paesaggio cambia nuovamente, la maggior parte delle piante completano il loro ciclo e quindi probabilmente il pratino diventa giallo, a meno che non abbiamo delle piante appunto più resistenti alla siccità, tutte quelle piante che hanno delle radici capaci di andare molto in profondità. Una di queste è l'erba medica. Se avete un po' di erba medica, magari a primavera potete fare anche un taglio di gestione, ma poi in estate lasciatela andare perché vi darà verde e fioriture in un periodo in cui il campo potrebbe essere completamente giallo. Un'altra pianta interessante, ed io qui ne ho tanta, è la cicoria. Anche la cicoria è un bel fittone che va in profondità, quindi anche se non piove per molto tempo, lei sicuramente troverà dell'acqua per mantenersi in vita. In estate la cicoria va in fioritura e quindi il mio campo, nel momento in cui sembra più spoglio, in realtà è pieno di queste infiorescenze che la mattina si aprono e che quindi rendono il prato proprio una distesa azzurra ed è molto bello. Le infiorescenze della cicoria tra l'altro crescono molto alte e sono un po' ruvide, quasi legnose ad un certo punto, e quindi camminare in un prato con i rametti della cicoria può essere scomodo e quindi qualcuno magari vi criticherà, ma vi assicuro che le piante sono meravigliose. Poi a fine ciclo, quando si seccheranno questi rametti, li potete tagliare, quindi il vostro prato tornerà uniforme e li potete utilizzare come materia organica. Nel frattempo avrete riseminato una pianta che ci nutre per tutto l'inverno. La cicoria non è mai abbastanza, perché se abbiamo troppe piante ci possiamo permettere anche di andare a tirare fuori le radici, che sono molto interessanti. Ci si può fare anche il caffè, un giorno magari riusciremo a farlo. Questo è un momento cruciale nella gestione dell'erba. Se noi andiamo a tagliare a zero in questo momento, poi ci troveremo d'estate la terra quasi completamente scoperta. Abbiamo visto quanto caldo ha fatto nelle ultime estati e quindi avere dell'erba abbastanza alta da fare un ombreggiamento è molto importante. Aiuterà il nostro suolo a rimanere più fertile, a rigenerarsi e anche le nostre piante a stare meglio, perché in generale se c'è una temperatura più bassa anche intorno all'orto ne beneficiano anche le piantine dell'orto. Se tagliamo più in alto, quindi lasciamo una parte della pianta a disposizione della fotosintesi, la pianta si svilupperà molto più rapidamente e potremo fare un secondo taglio. Avremo così più materia organica che ci serve per tanti usi, per la pacciamatura, ma anche per esempio per fare il compost o per preparare proprio dei preparati fertilizzanti che si possono fare anche proprio a partire dalle piante spontanee. A settembre, ottobre e novembre, quindi in autunno, avremo in realtà una seconda primavera con le temperature più miti e la pioggia che torna in genere in questo periodo. Le piante spontanee ricominceranno a crescere. In questo periodo in genere non serve fare un nuovo taglio, perché poi sarà l'arrivo dell'inverno a contenere la crescita delle nostre piante e quindi arriviamo al mese di dicembre con una situazione ottimale, perché abbiamo tutta una copertura di piante che non ci danno fastidio ma che mantengono attivo il suolo, perché come dicevamo all'inizio è proprio l'inverno il momento in cui il suolo si rigenera meglio. Un suolo coperto difende e nutre tanti microrganismi che lavorano per noi e che ci faranno trovare una terra pronta per la prossima stagione. Un'ultima cosa importante che vi voglio far notare è il legame che c'è tra acqua ed erba. Quando piove tanto, se le gocce che cadono trovano un suolo coperto e pieno di radici, penetreranno nella terra gradualmente, scenderanno verso il basso e andranno a ricaricare le falde. Se al contrario trovano un suolo magari lavorato, comunque scoperto, l'acqua tenderà a ruscellare, a scorrere via, non entrerà nella profondità, ma andrà invece a portare via minerali e anche sostanza organica dalla superficie della nostra terra e quindi non avremo riempito le nostre riserve d'acqua, in più avremo perso fertilità. Quindi mi raccomando, cerchiamo di cambiare il nostro approccio, il nostro atteggiamento nei confronti dell'erba. L'erba è una grandissima risorsa fondamentale per la vita sul pianeta Terra, è una grande risorsa anche per noi perché le piante ce le possiamo mangiare, ma è un nutrimento per tutta la natura in generale e quindi la biodiversità, quando parliamo di dover tutelare la biodiversità, significa innanzitutto partire con la tutela dei nostri prati. Vi ricordo che per imparare a riconoscere le piante commestibili abbiamo anche realizzato un libro che si chiama Erbe spontanee, edito da Agribaudo. Grazie di aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao! Siamo di passaggio come lombrichi nella terra.